La pittura, la scultura, la letteratura, cinema e teatro, persino la nostra quotidianità con i suoi avvicendamenti, tutto è intriso di seduzione, attrazione, voluttà. Anche il più platonico e candido rapporto di coppia nasce da un innesco folgorante a base di fascino e incanto, tentazioni e richiami. Mai dobbiamo dunque dimenticare che noi siamo un connubio inscindibile di corpo e interiorità, carnalità e pensieri, emozioni e contatto. La seduzione, perciò, è uno strategico insieme di atti, comportamenti e atteggiamenti volti alla conquista di un partner prescelto, ingegnosi stratagemmi che tutti, almeno una volta nella vita, o abbiamo messo in atto o di cui abbiamo subito l'attuazione. La seduzione però non è soltanto una serie di modalità comportamentali razionalmente scelte, bensì è anche la messa in opera di gestualità, modi ed espressioni istintuali che sgorgano rapacemente dalla nostra persona nell'attimo in cui siamo pervasi dalla percezione di una forte piacevolezza circa un dato individuo. Nel momento in cui, infatti, riceviamo uno stimolo, prevalentemente visivo, ma anche olfattivo, uditivo, di forte impatto, molte sono le aree cerebrali che si accendono al desiderio. In primis abbiamo l'amigdala, in quanto sede di emozioni, apprendimento emotivo e memoria, in grado perciò di fornirci una essenziale e primaria sensazione di piacere e attrazione. La corteccia visiva primaria, fortemente e maggiormente attivata nella propria funzionalità nervosa da stimoli visivi eccitanti rispetto a stimoli visivi neutri. L'ipotalamo, considerato centro motore per eccellenza della coordinazione, organizzazione e risposta comportamentale degli e agli stati emozionali, attraverso imprescindibili connessioni con l'amigdala e il tronco encefalico. Ed in ultimo, ma non di certo per importanza, il tronco encefalico e i genitali, che a loro volta inviano segnali di alto gradimento ed eccitazione al cervello, riprendendo la via del midollo spinale e del tronco encefalico. Il nostro corpo e la nostra interiorità sono perciò attraversati da un elettrizzante via vai di sensazioni e desiderio di appagamento, calore e frenesia, che ci rendono pienamente conquistati dal seduttore, che diviene perciò il nostro unico pensiero e necessità. La seduzione ci rende calamitati inesorabilmente verso ciò che ci ha sedotti, al punto da dimenticare tutto il resto, darne secondaria importanza, anche rispetto a regole etiche e dettami moralistici di nota pregnanza. Ed è proprio per questo che infatti spesso la seduzione è stata considerata un'arte malefica, un mezzo diabolico in grado di allontanare un individuo dalla retta via e dalla pudicizia della ragione. Non dimentichiamo infatti che il verbo transitivo sedurre ha come derivazione etimologica l'espressione verbale latina seducere, ossia condurre via, trarre in disparte, attrarre a sé e quindi disunire, traviare, allettare con false promesse, distogliere dal bene, sviare, indurre in errore. Significati al negativo che furono adottati immediatamente dalla religione cristiana ed altrettanto rapidamente associati al re dei seduttori, Satana. Il Medioevo vide contrapporsi, a favore del primo, l'amore sacro, nobile e spirituale, all'amore profano, carnale e licenzioso. La seduzione ed il corteggiamento dell'intrepido e appassionato cavaliere, infatti, procedevano caratterizzati da un percorso accidentato, periglioso e a tempi lunghi. Momento di impaziente attesa fatto spesso di casti rifiuti da parte della dolce donzella di turno, che si concedeva solo dopo molti tentativi
e al cui atto consumato seguiva poi una inevitabile purificazione morale ed una svolta esistenziale mistica e celestiale della donna. Il concetto di seduzione come diabolica palestra di inganno e devianze fu protratto sino al Settecento, con due personaggi davvero d'eccellenza. Il primo fu sicuramente Giacomo Casanova, che nacque il 2 aprile del 1725 nell'allora serenissima Repubblica di Venezia e morì il 4 giugno del 1798 a Duchcov. Seduttore per piacere, dall'animo godereccio e con spiccata dipendenza dalla sessualità e dall'appagamento dei sensi. Ed il secondo fu Don Giovanni, figura leggendaria, descritta primariamente dal drammaturgo spagnolo Tirso de Molina e poi narrato in letteratura e musica da moltissimi autori di varia nazionalità. Seduttore per ambizione, per riconoscimento sociale, arrivista e spietato, anaffettivo e conquistatore seriale, ossessivamente condizionato dal dimostrare agli altri e soprattutto a se stesso di poter ottenere tutte le donne sessualmente ed affettivamente disponibili in circolazione. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, il movimento artistico e letterario del decadentismo ed il suo celebre precursore Charles Baudelaire misero radici dapprima in Francia e poi in tutta Europa, presso l'immaginario collettivo e sociale della vita associata, culturale e romantica dell'epoca. Partendo dunque dai poeti maledetti Verlaine, Rimbaud e Mallarmé, sino ad arrivare ai nostri talentuosi e da me particolarmente amati Giovanni Pascoli, Gabriele D'Annunzio e Luigi Pirandello, passando per Rilke, Yeats e gli straordinari Oscar Wilde e Italo Svevo, e giungendo alle opere meravigliosamente oscure, criptiche e traboccanti di sensualità di Moreau, Klimt, Munch ed Ensor. Di Moreau possiamo ricordare il dipinto straordinario di Salomè che danza di fronte a Erode, un dipinto del 1876, dove la bellissima Salomè balla dinanzi ad Erode, coperta solo da 7 veli, la cosiddetta danza babilonese dei 7 veli della dea Ishtar, veli di cui si libera man mano, sino a raggiungere la completa nudità e ad ammaliare completamente Erode, che, fortemente attratto e ormai colmo di passione, le consegnerà la testa di Giovanni Battista. Di Klimt ricordiamo La Vergine del 1913, dove una splendida giovane donna si confronta con il risveglio affettivo e sensuale che, a braccia aperte, attendeva da molto tempo e ne certifica la piena disponibilità alla scoperta del suo corpo, di ogni singola parte di esso e del piacere che da esso ne deriva. Di Ensor ricordiamo L'autoritratto tra le maschere, un'opera del 1899, dove l'artista è l'unica figura che non indossa maschere. Egli è libero di essere se stesso in una società fatta invece di volti inquietanti e falsità, ambiguità e codardia, comportamenti grotteschi e atteggiamenti superficiali, frutto di una interiorità malvagia, insensibile e indifferente. Il pittore dunque può mostrare senza mezzi termini il suo profondo disprezzo per una umanità che reputa stupida e ripugnante, ed un'atmosfera cittadina che descrive come soffocante e tragica. E alla fine arriviamo a Munch, con l'opera Amore e dolore del 1895, dove una donna abbraccia con affetto un uomo forse per l'ultima volta. Infatti, mentre lui pare avvinghiarsi morbosamente a lei, la ragazza lo avvolge con i suoi lunghi capelli rossi, ma non lo stringe a sé. Lo coccola teneramente, ma senza ricambiare il sentimento del ragazzo, la cui disperazione per un amore non corrisposto si riflette sull'ambiente circostante, oscuro e tetro, che pare fondersi come un corpo unico con l'abbigliamento fosco e cupo dell'uomo.
Ebbene, proprio grazie a tutti questi meravigliosi artisti e alle loro inimitabili opere, possiamo scorgere nella seduzione e nell'amore un significato di irrazionale spinta all'altro, di tumultuoso ardore e sentire, che permette di evadere dalla realtà desolante attraverso stati emotivi incontrollabili e spesso privi di moralità. Il rapporto con la bellezza ed il corpo mette in contatto l'individuo con le parti più oscure e inconsce di sé, di cui il poeta veggente è traghettatore e narratore eletto. L'amore, la carnalità ed il piacere sfrenato sono momenti unici e ancora di salvezza alternativa alla vita borghese positivista, che gli artisti decadenti rifiutavano e disprezzavano. La seduzione e la bellezza dunque provocano turbamento, atteggiamenti istintuali, dissoluti e privi di tabù. Il sesso è molto spesso al centro delle opere dei decadentisti, anche e soprattutto nei suoi aspetti più audaci, morbosi e perversi. La donna, vista come seduttrice per antonomasia, si presenta come crudele ed egoista, femme fatale, di cui piena rappresentante fu la bellissima Salomè, come connubio tra grandi abilità seduttive e morte, ma anche donne vampiro, sirene ammaliatrici e servitrici furbe e ambiziose, che popolano ossessivamente quadri, poesie e romanzi dell'epoca. La donna ed il suo corpo sensuale e trascinante, come simbolo di sessualità, forza e potenza che irretisce, sono però icona e rappresentazione di realtà. Quella realtà tremendamente umana e terrena che, seppur portatrice di oscurità e devianza, merita di essere pienamente celebrata come opera d'arte, come principio di verità. La verità di un'esistenza terrena vissuta ad un confine labilissimo tra equilibrio e follia, amore e morte. La vita dunque si fonde con l'arte, in un estremo tentativo di rivendicare l'un l'altra il diritto di esprimersi, rifiutando norme e dettami della vita borghese e affermando a gran voce la piena autonomia allo scandalo e alla trasgressione, come ultimo e supremo gesto dell'artista di imporsi come soggetto, libero e indipendente. Come ultimo e supremo gesto dell'artista di imporsi come soggetto, un soggetto libero e indipendente, facendo così della propria vita un'opera d'arte. Ed ecco che nacque la figura del dandy. Dal cupo e inquietante erotismo, protagonista delle opere artistiche decadenti, la seduzione approdò successivamente alla nascente cinematografia, con attori e attrici che riportarono, in maniera però più ottimistica e positiva, al concetto di fascino esotico, irresistibile, sfrontato e spesso sopra le righe, con l'enigmatica Marlene Dietrich, la sensuale Greta Garbo, la più maliziosa Marilyn Monroe e il nostrano Rodolfo Valentino, quale seduttore latino di bell'aspetto, dal fascino mai eguagliato. La seduzione dunque non ebbe un percorso di facile accettazione nel corso della storia, preferendole e contrapponendole spesso un amore più spirituale e platonico e dunque decisamente meno coinvolgente e passionale. In realtà la seduzione porta con sé un importante bagaglio di emozioni e aspettative, soprattutto nel caso in cui si voglia attrarre qualcuno e quindi si cerchino 1000 modi e maniere per valorizzare al meglio le nostre qualità, rendendoci sicuramente sempre più piacenti e interessanti, ma in particolar modo rendendoci anche molto attenti nel cercare di cogliere e decifrare ogni segnale da parte dell'amato circa il suo gradimento o al contrario disapprovazione in riferimento ai nostri atteggiamenti, look e riflessioni. Cerchiamo tutti di esaltare ciò che il nostro compagno o compagna apprezza maggiormente di noi. La seduzione dunque ci rende più attenti e riflessivi, sia in riferimento all'altro che riguardo a noi stessi, le nostre qualità e asperità, pregi e difetti.
È dunque del tutto sano e fisiologico, all'inizio di una relazione o conoscenza, il voler cercare di sedurre o far colpo sulla persona che ci piace e che vogliamo conquistare. Il cercare di mostrare il meglio di noi stessi, il volerci mettere in giusta luce agli occhi dell'altro per apparire il partner ideale. Nel proseguo della frequentazione e rapporto, però, non si deve perdurare lungo due posizioni ormai cristallizzate, ossia è scorretto e malsano che uno dei due rimanga in eterno il seduttore e l'altro il sedotto, cioè dunque che uno dei due si prodighi costantemente ed unilateralmente nella conquista quotidiana dell'altro, cercando di compiacere ossessivamente l'altro, mentre l'altro si lasci viziare da assecondare in ogni sua preferenza, gusto e necessità. Una dinamica sana ed equilibrata di coppia prevede infatti che entrambi gli appartenenti alla coppia svolgano contemporaneamente il ruolo di seduttore e sedotto, cioè che mentre l'uno cerchi di conformarsi alle aspettative dell'altro, ne sia a sua volta conquistato e appagato nelle proprie e viceversa. Inoltre è necessario mantenere ben vivida la propria capacità obiettiva di valutazione, sia in riferimento all'altro che riguardo alla relazione in essere. Ossia, man mano che procedono la conoscenza e frequentazione con l'altro, è quanto mai necessario comprendere lucidamente se, ad esempio, l'amato non apprezzi né ricambi i nostri sforzi, che dunque, risultando pressoché inutili, necessitano di una onesta presa di coscienza da parte nostra dell'impossibilità di procedere nella relazione, seppur avendoci messo tutto l'impegno possibile e le migliori intenzioni. Risulta anche fondamentale comprendere ed accettare, nel caso in cui ciò avvenga, che l'immagine iniziale mostrataci di sé dal partner possa essere in realtà fasulla e che quindi l'altra persona ci abbia ingannato, mostrando una maschera ben costruita al fine di portare avanti la propria opera di conquista. Quanto mai necessario in un caso del genere è il non tentare di cambiare comunque l'altro plasmandolo o plasmando la realtà dei fatti a immagine e somiglianza dei nostri sogni e desideri, ma rivolgere la propria capacità seduttiva verso partner più sinceri ed onesti ed ovviamente più aderenti ai nostri gusti e aspettative. È perciò di grande importanza mantenere ben solida e ancorata al reale la propria capacità critica, senza scivolare in false e dannose illusioni, ricordando che i rifiuti da parte dell'altro o tratti di personalità dell'altro che ci spingono ad interrompere una frequentazione non sono mai tragici fallimenti personali, bensì sono un'ottima occasione sia per eliminare sin da subito situazioni non sane e non promettenti, che per affinare la propria capacità di scelta. Proviamo dunque a rispondere a questa domanda. Esistono comportamenti maggiormente efficaci che predispongano l'altro a lasciarsi sedurre ed affascinare, con maggiori possibilità di riuscita da parte nostra? Ebbene, non esistono formule magiche o manuali intelligenti che possano elencarci con precisione matematica modi, tempi e luoghi per sedurre con relativa riuscita a chi ci piace in modo standardizzabile ed universale. Poiché naturalmente siamo esseri umani, ciascuno ben diverso l'uno dall'altro. Ognuno di noi ha un proprio background esperienziale del tutto unico e personale. E quindi gusti, esigenze e aspettative ugualmente del tutto uniche e personali. Ci sono però alcuni elementi a forte impatto seduttivo che, se ricorrenti nelle fasi iniziali di un rapporto, possono di gran lunga accrescere il dato percentuale di possibilità di conquista.
E seppur si possa pensare che gli elementi seduttivi per eccellenza siano l'abbigliamento ed un look sensuale e audace in grado di mettere in risalto la bellezza estetica e la prestanza fisica di un individuo, in realtà un approccio iniziale efficace si ottiene grazie ad un comportamento semplice, spontaneo e sereno, che ben dispone il nostro interlocutore nel procedere nella conversazione con noi. Momenti di tenere confidenze, un tono della voce sicuro e assertivo ma allegro e gioviale, gesti affettuosi e mai invadenti, comportamenti educati, galanti e mai eccessivi o teatrali, sorrisi dolci e un atteggiamento posturale composto ma informale e tranquillo, un timido arrossire e simpatiche moine. Ebbene, tutti questi sono i requisiti indispensabili, fondamentali alla seduzione. Offrirsi infatti al proprio ipotetico futuro partner con attenzione e garbo, serenità e dignità, semplicità e spontaneità, ha un impatto emotivo decisamente esaltante e ottimale, perché porta l'altro a provare immediatamente una sensazione di fiducia e ottimismo nel rapportarsi a noi, aprendo la strada ad altre confidenze e al desiderio di lasciarsi andare ad altri momenti insieme. Un elemento di particolare importanza riveste inoltre l'ascoltare con rispetto e intensamente l'altro, rivolgendo con continuità il proprio sguardo al proprio interlocutore, non certamente fissandolo morbosamente, ma nemmeno distraendosi ad ogni battito di ciglia. Questa nostra attenta concentrazione sulla persona che abbiamo di fronte a noi e sull'argomento permette al nostro interlocutore di sperimentare una piacevole e rassicurante sensazione di vicinanza emotiva, comprensione e atteggiamento amichevole, che lo induce inevitabilmente sia a proseguire nella conversazione che anche a scorgere in noi, tra le maglie dei suoi progetti futuri, un partner ideale capace di ascolto e dedizione. Fondamentale risulta anche il mostrare fin dall'inizio la propria personalità e peculiarità riflessiva, in modo da permettere onestamente all'altro di effettuare una scelta libera e corretta, potendo contare su dati sinceri e veritieri che avvalorino la decisione di proseguire nella frequentazione oppure interromperla. Mostrarsi infatti sotto altre vesti per risultare falsamente il candidato ideale è una messa in scena che non può durare in eterno, poiché le maschere prima o poi cadono. L'autoconsapevolezza, la fiducia in se stessi, la sicurezza di sé, dunque un ottimo livello di autostima, costituiscono un perfetto biglietto da visita che ci permette di rapportarci all'altro senza inibizioni o indecisioni, ambiguità e ritrosie che recherebbero soltanto confusione e perplessità nel nostro amato. Inoltre, una persona forte e determinata permette di immaginare un futuro positivo insieme, con al proprio fianco un partner così risoluto, protettivo e rassicurante. Dunque, tutti questi atteggiamenti, modalità comunicative e stati interiori sono l'elemento cardine per donarci all'altro con generosità e cura, seducendolo certamente molto più rapidamente e profondamente che usando come unica arma un intimo impizzo o una maglietta attillata. Ed ora poniamoci un'altra domanda, un'altra serie di domande e quesiti, ossia, e il bacio come può inserirsi in modo efficace e vincente in dinamiche di seduzione? È davvero un toccasana? Esistono accorgimenti, strategie e consigli utili nell'accingersi al bacio? Ebbene, possiamo iniziare col dire che il bacio, se e solo se consensuale da ambo le parti,
È un sigillo significativo di reale desiderio e interesse da parte del seduttore e del sedotto. Baciarsi può rappresentare sia l'apice di un istante ad alto tasso erotico che anche un dolce intenso preliminare ad un rapporto fisico completo. Infatti le labbra sono zone corporee ad alta intensità carnale, abbondantemente vascolarizzate e ricche di terminazioni nervose che le rendono sensibilissime ad una comunicazione sentimentale diretta e focosa. Con il bacio, dunque, comunichiamo e constatiamo consenso, desiderio, emozioni e complicità. Il bacio, infatti, innesca e stimola non soltanto la produzione e il rilascio, tra gli altri, di ossitocina, detto ormone dell'amore, che suscita affetto e attaccamento, dopamina, che è un neurotrasmettitore che produce piacere ed esaltazione, e serotonina, detto ormone del buon umore, che porta benessere, felicità e appagamento, ma anche riflessioni e considerazioni importanti da parte dei due partner. A seguito del coinvolgimento di papille gustative, olfatto e tatto, in riferimento al feeling che effettivamente li lega, a seconda dell'esito più o meno piacevole del bacio stesso. Il bacio è dunque un potente strumento di valutazione del partner che può determinare l'evoluzione o l'interruzione della storia stessa. Un valido esercizio per stuzzicare, ma anche sperimentare il proprio amato e la nascente complicità risiede solitamente nel chiedere al proprio partner come e dove voglia essere baciato, invitandolo a mostrarvelo con gesti pratici ed esemplificativi sulle vostre stesse labbra o parti corporee. Un momento di allettante collaborazione erotica che può dare concretezza a fantasie e desideri rimasti inespressi e può condurre ad una insperata soddisfazione carnale. Ed ora parliamo di zone erogene. Ovviamente non tutti i baci comportano lo stesso livello di pioggia ormonale e relativo benessere psicofisico. Ci sono infatti zone cosiddette erogene, ossia aree del nostro corpo fortemente sensibili alla stimolazione e al bacio, la cui risposta è legata ad inequivocabili richiami sessuali. Pur essendo anch'esse soggettive a carattere decisamente individuale, sono però state riconosciute come zone o aree del piacere, comuni alla maggior parte degli individui. Abbiamo dunque la zona erogena primaria, ossia l'area urogenitale, le zone erogene secondarie, ossia area anale e seni, ed infine le zone erogene potenziali, ossia orecchie, bocca, collo, piedi, addome e interno cosce. Naturalmente i baci più intimi, profusi in zona erogena primaria, ossia ai genitali, risultano una sorta di attivazione erotica immediata all'atto fisico completo. Sono generalmente veri e propri giochi erotici che portano i due amanti al voler generosamente stimolare il partner regalandogli momenti di preliminare piacere. I baci dolcemente recati, invece, nelle zone erogene secondarie e potenziali, sono generalmente uno sperimentare, una piacevole scoperta del corpo dell'altro, dei suoi punti deboli, una sorta di via mediana che può certamente condurre all'atto fisico completo, ma che può anche arrestarsi maliziosamente in attesa di risposte più o meno esplicite da parte del partner in un crescendo di desiderio e fantasie. In particolar modo i baci sul collo provocano forti emozioni e piacere, poiché demarcano simbolicamente il punto di passaggio dalla spiritualità del mentale, la testa, alla carnalità terrena del corpo. Dunque anche una sorta di punto di non ritorno, al di sotto del quale la totale comunione di due corpi diviene estasi.
I baci alle orecchie sono anch'essi un modo decisamente seduttivo e accattivante per avvicinarsi al partner, potendo in questo caso arricchire ogni bacio con il sussurrare parole ammalianti all'amato, stimolando comunque le sue fantasie ed i suoi sensi grazie ai significati veicolati e dal flebile respiro percepito sulla pelle. Se dunque il bacio sulla guancia è una dimostrazione di affetto e riconoscenza tra amici e conoscenti, ed il baciamano è un elegante omaggio e deferenza galante verso chi si ritiene appartenente ad un alto rango o posizione sociale, il cosiddetto bacio alla francese o baci a carattere maggiormente seduttivo sul collo ed orecchie sono invece dei contatti orali decisamente più spinti e a chiaro significato erotico, volti a stuzzicare maliziosamente il partner in trepidante attesa di un proseguo più piccante. Il bacio del piede può invece riassumere entrambe le connotazioni, sia di riverenza e sottomissione, tipico nella cultura cinese e giapponese, che rappresentare un chiaro approccio di anelato erotismo. Dati statistici rivelano che 9 donne su 10 amano farsi baciare sul collo e stimolare con preliminari che vedono nella bocca un grande alleato. Generalmente, inoltre, sono le donne a baciare per prime. L'uomo, infatti, preferisce lasciare alla donna l'iniziativa in oltre il 60% dei casi. E lo fanno generalmente chiudendo o socchiudendo gli occhi, mentre gli uomini sono concordi nel tenerli quasi sempre ben aperti e guardare ripetutamente il viso della donna o successivamente il suo corpo, poiché per l'uomo la vista è fonte primaria di eccitazione e attivazione erotica. Per quanto riguarda il make-up, oltre il 70% degli uomini non ritiene che la donna abbia un bacio più seducente se truccata e con rossetto, preferendo comunque un viso più al naturale. Come scelta davvero universale, che dunque rasenta il 100% delle preferenze, c'è la netta predilezione sia tra le donne che tra gli uomini del bacio alla francese rispetto a qualsiasi altro approccio orale. È inoltre fondamentale che il proprio partner rispetti un'igiene orale costante ed abbia una dentatura pulita e ben curata, evitando imbarazzanti olezzi, alitosi ed esalazioni gastriche maleodoranti. Un atteggiamento buccale che mette di nuovo tutti d'accordo è la meravigliosa sensazione ed eccitazione che si ricava nel ricevere un bacio con approccio morbido e graduale, che non rappresenti un volgare assalto, bensì che inizi con lo sporgere le proprie labbra verso quelle del partner, dando ad esso il tempo di contraccambiare lentamente ma inesorabilmente. Il tanto amato bacio alla francese, inoltre, viene preferito soprattutto se lungo, permettendo un tenero ma prolungato assaggio dell'altro, intervallato da momenti di pausa, ovviamente non bruschi, non allontanandosi o serrando improvvisamente le labbra, bensì chiudendo morbidamente e lentamente la propria bocca, continuando ad esempio comunque a baciare, giocare con le labbra dell'altro, ma potendo così riprendere pieno controllo della propria salivazione e di una respirazione più profonda e regolare. È infine pienamente, per fortuna direi condiviso, il pensiero riguardo al rispetto circa i desideri reali e contingenti dell'altro, ossia pur desiderandosi e amandosi molto reciprocamente, è importante che si baci l'altro, soprattutto se in modo prolungato e profondo, quando l'altro ne abbia piena voglia e disponibilità, potendosi scostare gentilmente nel caso l'altro si mostri in quel momento riluttante, magari anche fingendosi con ironiche moine rattristati, sia per togliere l'altro dall'imbarazzo del rifiuto che per dare il via a gustose scaramucce d'amore. Rispondiamo dunque a quest'ultima domanda, direi fondamentale, ossia
Ma quali sono i segnali che indicano generalmente disponibilità alla conoscenza e al corteggiamento? Cioè che l'altra persona è attratta da noi e si sente sedotta piacevolmente da noi, che le piacciamo e che quindi i nostri tentativi e armi di seduzione stanno decisamente andando a buon fine e sono ben funzionali? Primo segnale: rivolge il suo sguardo a noi per un periodo decisamente più lungo rispetto ad un consueto incontro di sguardi tra interlocutori. Inoltre, questa persona non si guarda continuamente attorno, non ha un fare distratto ed è concentrata unicamente su di noi. Secondo segnale: rivolge ripetutamente il suo sguardo al nostro corpo e a parti di esso, in particolare a spalle, fianchi, glutei, gambe e regione pelvica. Terzo segnale: si rimette costantemente a posto, si sistema ripetutamente abiti, capelli ed accessori vari, ad esempio la cravatta, l'orlo di una t-shirt o la lunghezza di una gonna. Si riassetta gli occhiali o liscia la barba. Ovviamente vuole dare l'immagine migliore di sé e quindi si prende cura con attenzione di tutti i dettagli. Le donne si controllano particolarmente il trucco ed in particolar modo rossetto o lucida labbra, mostrando grande disponibilità al bacio. Quarto segnale: il suo atteggiamento posturale, portamento, è fiero, sicuro di sé, orgoglioso, petto in fuori, pancia in dentro, poiché vuole avere anch'egli un bell'aspetto. Vuole piacere a noi tanto quanto noi piacciamo a lui. Perciò cercherà di nascondere i suoi difetti e assumere la posa migliore, più accattivante. Ma tenderà sempre e comunque fisicamente verso di noi. Sarà sempre rivolto verso di noi. Eviterà di darci le spalle e, se potrà, si avvicinerà quasi fino a sfiorarci. Egli tenderà dunque ad accorciare la distanza fisica che separa il suo corpo dal nostro. Si chinerà sempre più per avvicinarsi a noi, anche nel parlarci, con spalle e parte superiore del suo corpo protese verso le nostre. Altri segnali e comportamenti che fanno obiettivamente ben sperare sono appunto il tenere braccia e mani rispettivamente, le prime morbidamente aperte in segno di accoglienza e mai rigidamente accostate al corpo o incrociate sul petto, le seconde con palmi ben distesi e mai chiuse a pugno o unite in grembo. Inoltre mostra spesso il palmo della mano ed il polso in segno di benvenuto e disponibilità, di apertura onesta e sincera alla relazione con noi, dichiarando apertamente di non avere intenzione di mentire o ferirci. Anche la posizione dei suoi piedi può dirci molto sul suo livello di attrazione per noi. Infatti, se seduti l'uno di fronte all'altra e i suoi piedi puntano dritti verso di noi, vuol certamente dire che ha tutte le intenzioni di proseguire nell'incontro e nella conoscenza. Sesto segnale: si esprime spesso con gesti di autocontatto per addolcire e rassicurare una emotività ormai in fiamme, una tempesta emotiva che ormai già in pieno svolgimento cerca però così di tenere sotto controllo. Ne sono un esempio l'accarezzarsi i capelli o altre parti del corpo, ma mai il toccarsi naso e nuca o il coprirsi il viso con le mani o muovere un piede nervosamente, poiché rappresenterebbero invece segnali di disagio, menzogna e desiderio di fuga, perciò veri e propri segnali di rifiuto. Una forma piuttosto esplicita di autocontatto da parte prevalentemente delle donne in situazioni a carattere sentimentale è lo sfiorarsi lentamente con la lingua le labbra o comunque giocare con le proprie labbra, riproducendo empiricamente non soltanto un ben chiaro desiderio di gustare qualcosa che si trova particolarmente piacevole, ma anche simulando inconsciamente la stessa lubrificazione dei genitali. Le labbra, infatti, quando siamo eccitati, aumentano di volume,
assumono una tonalità rosea più intensa e vengono bagnate più di frequente, proprio come avviene per gli organi sessuali. Settimo segnale di attrazione e piena disponibilità alla seduzione, mette inoltre in atto particolari azioni rivolte al proprio corpo o a parti eroticamente pregnanti di esso, complice il proprio abbigliamento, con l'intenzionalità inconscia di metterle in risalto. Ad esempio, l'infilare i pollici delle mani nella cintura o nelle tasche dei pantaloni, con le restanti dita ben distese e rivolte ai genitali. Oppure l'appoggiare una caviglia scoprendola sul ginocchio dell'altra gamba, mostrando in ampio primo piano la zona genitale, anche se apparentemente e candidamente celata da pantaloni e indumenti intimi. Al contrario, ginocchia incrociate, gambe roboticamente ed energicamente accostate le une alle altre e piedi uniti rappresentano segnali di rifiuto o di indifferenza. Un atteggiamento con simili finalità e prevalentemente riscontrato nelle donne è lo scoprirsi il collo dai lunghi capelli, ad esempio piegando lateralmente il capo, azione motoria che indica un forte desiderio al bacio o ad una intimità più profonda che vada a toccare una delle zone erogene potenziali, appunto il collo. Ottavo segnale, si prodiga inoltre per eliminare qualsiasi impedimento possa interporsi tra il proprio corpo ed il nostro, per cambiare di posto qualsiasi oggetto possa creare distacco tra noi. Ad esempio, se seduti al tavolo di un locale, evita accuratamente che i bicchieri delle bevande ordinate e consumate si possano interporre tra sé e noi, spostandole ad esempio lateralmente. Inoltre, in nona posizione, per quanto riguarda appunto i segnali della piena disponibilità alla seduzione, abbiamo il compiere azioni apparentemente banali con svariati oggetti o accessori. Ad esempio, potrebbe giocherellare con chiavi o anelli o braccialetti o facendo scorrere lentamente il suo dito sul bordo di un bicchiere o di una tazza. Questi movimenti, a volte poco percettibili, delle dita di una mano, sono il ritratto di una piena disponibilità non solo alla conoscenza, ma anche ad un eventuale approccio fisico diretto e focoso, la tazza. Ricordando infatti tutti questi piccoli gesti, una carenza sia sentimentale che sessuale, l'anello e la piena volontà di consegnare le chiavi del proprio cuore e corpo al proprio interlocutore. Decimo segnale, assolutamente esplicito e chiaro, cerca spesso un contatto fisico, che risulti però casuale o innocente, con il nostro corpo. Ad esempio, finge di urtarlo dolcemente ma sbadatamente. Oppure si offre gentilmente nel sistemarci la cravatta o nel passarci lo zucchero, sfiorandoci delicatamente la pelle e così via. Generalmente tenderà a toccarci braccio o ginocchio, zone di contatto neutrali, decisamente prive di connotazioni sessuali esplicite e che non faranno dunque apparire il contatto ed il suo gesto come eccessivamente invadente, ineducato, scabroso e troppo audace. In 11ª posizione abbiamo molti altri segnali, ad esempio il parlare lentamente, il respirare profondamente ed usare un tono pacato. La qualità del tono di voce è infatti tra le prime ad essere modificata in caso di attrazione e seduzione. L'uomo tende a parlare in modo più virile e con un tono di voce più serio, mentre le donne hanno toni più gravi e suadenti. Non solo la voce però tende a subire modifiche in situazioni sentimentali di seduzione e desiderio. Infatti anche le pupille ne sono interessate, poiché si dilatano a causa del rilascio di dopamina. E solitamente la pioggia ormonale ottenuta a seguito di una forte attrazione verso qualcuno porta anche ad una maggior sudorazione. Capita spesso di stringere la mano a chi ci reputa interessanti e di bell'aspetto e sentirne le mani sudate.
12° ed ultimo gruppo di segnali di disponibilità alla seduzione, ultimo gruppo non di certo per importanza, sorride spesso, annuisce e altrettanto spesso piega lateralmente il capo verso la spalla, mostrando dunque grande coinvolgimento al discorso trattato e partecipazione anche emotiva ai temi discussi. Non parlerà dunque sempre e solo di sé. Ha un atteggiamento interessato e concentrato, chiede la nostra opinione su svariati argomenti e non si distrae dal tavolo di discussione, lasciando finalmente e rispettosamente cellulari e chat amicali ben a distanza dal nostro momento di incontro. Ebbene, se per comprendere le intenzioni dell'altro è necessario guardare a noi stessi, osservare cosa ci porti a provare, quali emozioni e desideri scateni, il seduttore saprà certamente farci sentire al centro del suo mondo, straordinariamente protagoniste di ogni sua attenzione, ammirate, desiderate e accettate. E dunque, in un potente e magnifico gioco delle parti, cercheremo a nostra volta di premiare e contraccambiare questa sua sacrale dedizione. E sarà allora che percepiremo un legame, un nuovo legame d'amore ed eros, che ci porterà a vivere intensamente le gioie della passione e dell'innamoramento. Nonostante dunque la seduzione possa portare con sé illusioni e slealtà, la natura umana, così terrena ma anche così fiduciosa, accetterà con coraggio il rischio della disillusione. Sarà poi il tempo ed ovviamente una nostra accorta e attenta disamina di chi abbiamo accolto al nostro fianco a farci comprendere con lucidità e chiarezza se il nostro seduttore sia stato onestamente e lealmente interessato o soltanto un avventuriero in cerca di conquista o, caso ancor peggiore, un predatore seriale. Nel frattempo lasciamoci attraversare le corde del cuore e le connessioni del corpo dalla magia della seduzione. Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.